Buongiorno e benvenuto in questo nuovo video del canale. Oggi siamo qui per fare un unboxing di un oggetto un po' particolare, ovvero l'Harilic S10. Iniziamo! Eccoci, allora, oggi faremo l'unboxing di questo oggetto, Harilic S10, ma che cos'è? Questo oggetto ti permette di far suonare la tua musica senza cavo in tutta la casa. Quindi questo oggetto si collega a delle casse amplificate o a un amplificatore con delle casse e ti permette di riprodurre musica in tutta la casa. Allora, l'apro qui insieme a te. Ok, metto qui. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo il manuale di istruzioni in inglese. Ok, perfetto, quindi è in inglese. E ti spiega anche come installare l'app, perché puoi controllare, ovviamente devi controllare questo dispositivo dal tuo smartphone, sia Android che iOS. Ok. Bene, abbiamo un cavo. Ok, quindi da un lato mini jack, dall'altro RCA. Dopo vediamo che cosa serve. Poi abbiamo un altro cavo mini jack stereo, ovviamente. Abbiamo un cavo USB da un lato, vediamo dall'altro lato. Ok, USB, micro USB o mini USB, non mi ricordo mai questo qual è, ma insomma lo vedremo tra un attimo. Poi abbiamo, questo è chiuso, dobbiamo aprirlo. Ok, abbiamo l'alimentatore, perché ovviamente va connesso qui. Esatto. E questo serve ad alimentare, immagino, questo oggettino, ma lo scopriremo tra poco. Poi abbiamo, oh che bello, il telecomando. Che figo. Bello, no? Io adoro i telecomandi, perché ti permettono di controllare tutto a distanza, perché quando sono qui a fare i video, per esempio qui ho la macchina fotografica davanti, ho questo telecomandino per far partire la registrazione, mentre l'audio, il computer è lì, la scheda è qui, non ho un qualcosa per farlo partire, quindi mi devo alzare, devo andare lì, vabbè, comunque. E poi c'è questo, vediamo se c'è altro, no. Ok, tutto arriva in una confezione molto carina perché è tutta spugna abbastanza rigida, in grado di proteggere il tutto. Ok, allora, vediamo questo oggettino. Allora, come puoi vedere è molto, molto piccolo ed è anche abbastanza leggero, ma è tutto in metallo. Tranne la parte sopra forse che è in plastica, però è tutto in metallo. Ha i piedini gommosi per poterlo poggiare dovunque. Allora, che cosa vediamo? Questa è la parte posteriore, dove ci sono ovviamente le connessioni. Quello che vedo c'è il tastino per resettarlo, c'è il cavo LAN per connetterlo alla rete. Quindi puoi connetterlo sia Wi-Fi, sia col cavo. E questo è molto comodo, perché magari hai il modem, puoi attaccarlo direttamente vicino al modem e tenerlo lì, ok? Oppure dove ti pare. Oppure, se ti fa più piacere, lo connetti via Wi-Fi. Se hai una buona connessione stabile via Wi-Fi e va bene lo stesso. Poi qui abbiamo una porta USB. A che cosa serve? A connettere una pendrive con tutta la musica che vuoi. Questa è una figata, perché se tu hai tanta musica sul tuo computer, vuoi trasferirlo su una pendrive, attacchi la pendrive qui e dal tuo telefono via Bluetooth ti connetti a questo dispositivo e fai partire tutta la musica che vuoi. Quindi vedi sul telefono tutta la musica e decidi cosa far partire. Ed è molto interessante questo. Poi qui abbiamo due AUX, quindi AUX in e AUX out. Quindi AUX in è un ingresso, quindi gli puoi collegare quello che ti pare. AUX out è un output, quindi puoi far uscire il suono e portarlo dove ti pare. E infine c'è l'alimentazione USB, appunto, per connetterlo al muro, per alimentarlo. Ok? Perfetto. Dopodiché davanti c'è il ricevitore e ci sono le spie. Vedo qui AUX in, quindi quando qualcosa è connesso si accende, NET quando è connessa alla rete,
BT e Bluetooth, e poi c'è USB. Quindi qui sai cosa è connesso nella parte posteriore. Allora, che dirti? Poi faremo un video dove appunto ti farò sentire questo oggetto in azione. Perché è comodo? Fermo restando che il prezzo è veramente bassissimo, costa... Non vorrei dirti una sciocchezza, ti lascio il prezzo in descrizione, ma dovrebbe costare intorno ai $60, 60 euro, scusami, $69, quindi più o meno 65, qualcosa del genere. E quindi costa veramente poco per quello che fa ed ha una portata molto molto ampia, leggevo prima sul manualetto di istruzioni. Tra l'altro ha una conversione a 24 bit, quindi puoi sentire veramente la musica di qualità. Perché è interessante? Perché questo qui io che utilizzo ne farò, lo metterò con delle casse qui sulla scrivania e da lì potrò pilotare tramite il mio telefono la musica o i miei podcast o qualsiasi altra cosa e provare ad ascoltare in maniera diversa rispetto a come ascolto di solito. Oppure quando sono lì a lavorare, a pensare che video fare, quali podcast realizzare, oppure sto lavorando a consulenze o altre cose, faccio semplicemente partire un po' di musica senza avere i cavi in casa. Io impazzisco perché in questo studio, avendo miliardi di attrezzature, ho cavi dovunque, sono immerso da cavi. Ecco, almeno con questo posso risolvere questo problema ed evitare altri ulteriori cavi. Quindi una bella liberazione per lo studio. Meno cavi ci sono, ovviamente meglio è. Quindi, che dire, un affarino, come vedi, veramente molto molto piccolo. Interessante, questo qui lo proveremo presto sul canale, ti farò sentire appunto le varie possibilità. Nel frattempo io ringrazio ovviamente Arilic per avermi inviato questo prodotto e non vedo l'ora di testarlo appunto per darti un feedback, ma per come vedo la qualità costruttiva, per un po' di informazioni che ho cercato in rete su questo prodotto, effettivamente vale assolutamente la pena. Ok? Quindi ci vediamo presto con il video nel quale ti faccio sentire appunto le potenzialità di questo strumento. Per ora è tutto, io ti ringrazio per aver guardato questo video. Se hai domande su questo apparecchio, ma in generale su tutto di quello di cui parliamo in questo canale, non esitare a commentare questo video. Grazie e ci vediamo settimana prossima. Ciao!